Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui per un mega unboxing. Per me il Natale ancora non è finito, anzi sta forse solo per iniziare. Questo pacco contiene qualcosa che si andrà anche a ricollegare al discorso che ho fatto nell'ultimo video del metaverso. Se non l'avete visto andate a recuperarlo assolutamente. Ma prima di iniziare, come sempre, voglio ricordarvi di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, di seguirmi qui se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina della notifica, ragazzi, perché se no non vedete i miei video. Ma iniziamo subito. Eccoci qui ragazzi, allora andiamo subito ad aprire questo mega pacchettone. Prendiamo il nostro amico coltello. Cosa interessante che non mi era mai successo con questo pacco, mi è stato richiesto un codice, o è vero il corriere non me lo consegnava se non c'ero io e non gli davo un codice che mi è arrivato questa mattina per email. L'avevo già sentita forse questa cosa, non ho ben capito perché. Si chiama Amazon Lock, penso, una roba del genere, adesso non vorrei sbagliarmi. Era giusto per farvelo sapere. Dentro tanta carta come sempre, ma tiriamo fuori il nostro oggetto, lanciamo via la scatola. Ma ragazzi, ecco qua l'Oculus Quest 2. È un visore, è attualmente penso il migliore sul mercato. Il migliore perché? Perché è sia standalone e si può anche collegare a un PC, quindi si può giocare a praticamente tutti i giochi VR che ci sono sul PC, e in più appunto è standalone, o è vero si può usare anche senza essere collegato al PC. Basterà collegarsi con un account Facebook a Oculus. Sì, c'è scritto ancora Oculus, ma ormai dovrebbe chiamarsi Meta Quest 2, perché l'Oculus fa sempre parte di Facebook, Zuckerberg eccetera eccetera, e quindi hanno cambiato il nome in Meta Quest 2. Non penso li rifacciano con la scritta Meta, almeno non per questo modello. È già in previsione, ne esca un nuovo modello, non si sa ancora quando. In teoria uscirà anche un altro modello di un altro marchio che dovrebbe essere ancora più avanzato. Allora, io ne ho provati di VR un paio quando ero in Giappone nel lontano ormai 2016, cazzarola. Veramente tanto bello. Non mi ricordo se fosse dell'HTC, comunque ce ne sono veramente tanti. Sono nuovi in questo mondo, mi sono ultimamente un sacco informato. La cosa spettacolare ragazzi è che questo, che ha 128 GB, ad oggi viene messo a 349 euro, prezzo più basso in assoluto, prezzo più basso anche di tutti gli altri visori, perché gli altri hanno bisogno di un PC per poterli far andare, un PC abbastanza performante, non riuscite a giocare. Il prezzo a 349, quello da 128 GB, se no c'è quello da 64, ce n'è un altro da 256. Mi dite i giga servono, se lo collegate comunque tramite PC no, e se lo usate come standalone, ovvero con tutta la libreria di giochi che comunque hanno fatto per lui, sì, i giga servono, ma 64 direi che bastano più o meno per tutto, visto che comunque i giochi girano tipo sugli 800 MB, l'uno sono 64 giga. Comunque potrebbero tornare utili anche 128, visto che comunque i giochi diventano sempre più pesanti. Voglio ricordare che questo è uscito circa ottobre 2020, quindi già un anno. Lo metto a modo radio anni 80. Comunque vabbè, ci sono un sacco di giochi, Star Wars, The Climb 2, che ho visto un po' di video e praticamente sei proprio sto omino che si arrampica sulle montagne, deve essere fantastico. Jurassic World Aftermath, Ico VR, Population, Beat Saber, che è tipo un Fruit Ninja, tutti lo consigliano, e questi comunque sono proprio giochi proprietari di Meta Quest 2, chiamiamolo così. Come detto, mi sono visto veramente un sacco di video ultimamente, appunto per tornare al metaverso. Con questo potrò anche girare gli svariati mondi che per ora ci sono, che sicuramente regaleranno un'emozione molto più performante, perché finché lo vedete su uno schermo è una cosa, invece qui ve lo vedrete attorno a voi. Come stavo dicendo, non ha bisogno di cavi, ma basterà anche una rete wireless almeno da 5 GHz. Ha delle telecamere qua davanti che adesso andremo a vedere, so che non state aspettando altro, che hanno il tracciamento comunque della testa e anche delle mani, quindi voi vedrete realmente le vostre mani senza appunto bisogno di usare i due touch controller. E poi vabbè, ovviamente serviranno per la maggior parte delle cose. Hanno uno schermi da 1832 x 1920 per occhio, ha uno schermo fast switch LCD da 75 MHz, non so se dovrebbe essere stato aggiornato addirittura a 90 MHz. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 856XR2, ha il tracking a 6 gradi, ovvero quindi si può muovere la testa su, giù, destra, sinistra e anche lateralmente. E come detto, per essere usato in standalone
non bisogna collegarlo con un account Facebook tramite appunto l'applicazione di Oculus o Meta, come volete chiamarla, però cosa che ho saputo inizio 2022 non servirà più. Niente, andiamo subito ad aprirlo perché mi sono già dilungato fin troppo. Tanto qui dietro vedete anche la mia sedia che mi fa compagnia. Apriamolo molto delicatamente, anche perché potrebbe diventare un cimelio visto che c'è ancora scritto from Facebook e no from Meta. Mamma mia ragazzi, mi sento un bambino con i regali di Natale per l'appunto. Guardate qua, scatolina bella bella, mettiamola da parte. Come potete vedere c'è l'altra scatola interna. Oh, vediamo come si apre. Quella, com'è premium tutte queste cose. Guardate che figata ragazzi, veramente veramente bello, fatto bene. Mi piace un sacco come si apre la confezione. E andiamo subito a vedere i due controller, molto molto leggeri, mi sembra di non averli. Dovrebbero esserci già dentro anche le due batterie AA incluse, pure le batterie ti mettono. Ma appoggiamoli qui un attimo senza farli rotolare via e tiriamo fuori un attimo il Meta Quest 2, ovviamente con la scritta ancora Oculus. Vediamo qui dentro che c'è semplicemente, penso, il caricabatterie. Da quello che so, tipo la ricarica avviene in circa 2 ore, 2 ore e mezzo. E vedete qua c'è comunque appunto il caricabatterie con doppio Type-C sia da tutti e due i lati. Mettiamolo via, vediamo se in confezione c'è altro. Sì, c'è questa che è una mascherina per chi porta appunto, come potete vedere, gli occhiali da vista. Basterà indossare questa e penso faccia comunque una specie di distanziamento tra gli occhiali e appunto le lenti del visore. E ora veniamo al visore in sé. Allora tiriamo via la parte qui dentro c'è qualcos'altro, altra parte in gomma, adesso poi andiamo a vedere, però è un'altra parte che penso vada messa dentro da poter togliere e lavare comodamente, anche perché comunque a una certa si suderà un po' avendo su questo VR. Qui c'è il visore in sé, tiriamo via tutte le robe. Qua vedete che ci sono le due lenti coperte, adesso le lasciamo coperte che non vorrei già graffiarle. Ha questo elastico, è molto molto bello, tutto tipo un bianco opaco. Qui c'è ancora da togliere questa carta qua intorno. Andiamo subito a toglierla ragazzi, mamma mia. Allora, devo dire che è fatto veramente, veramente tanto, tanto bene. Cura nei dettagli pazzesca, morbidissima qua la parte della spugna. Anche queste parti qua fatte con questa specie di tessuto, sembra, che ovviamente è l'elastico che continua qui. Ho sentito molti che dicono che è più scomodo magari dell'uno e di altri, perché semplicemente essendo uno stand alone la parte davanti è più pesante, perché ha qua dentro tutto quello che gli permette di andare anche senza un computer, e questo elastico è scomodo da chiudere. Adesso poi andrò a provarlo, ma semplicemente potrebbe essere anche sostituito, sia ovviamente a delle parti di ricambio si può prendere un altro allaccio rigido che va a tenere meglio la testa e a uniformare il peso. Ma poi ho trovato anche su AliExpress un sacco di cose e alcune le ho già comprate, ma le vedrete in un prossimo video. Sono delle cagatine estetiche, però ci possono stare veramente un sacco. Ma diciamo che andiamo a provarlo. Ovviamente non andrà bene alla mia misura. Invece l'elastico è perfetto. Ragazzi, non so cosa sembrerò, un imbecille. Andiamo a rimuoverlo, non sembra così tanto scomodo. Adesso poi bisogna vedere dopo magari un uso prolungato. Allora, leggevo e sentivo, io quando l'ho provato in Giappone non mi ha dato nessuna motion sickness, ovvero questa famosa motion sickness è tipo la nausea o anche quel mal d'auto, o quando andate magari su un'altalena che andate giù veloce che vi viene quella cosa sullo stomaco, e però può dare anche nausea, giramenti di testa. Dipende da persona a persona, dipende ovviamente dai giochi che uno andrà a fare. Dicono di abituarsi gradualmente con giochi con meno movimenti e cose simili, ma perché ovviamente se già inizialmente vi dà una brutta sensazione smettereste, come molti magari hanno fatto, dicono no, sto male, mi fa star male, lo metto da parte e non lo toccano più. È una cosa che magari ha fatto allontanare molti. Proverò, vedrò, speriamo di no. In caso partirò gradualmente, anche perché ci sono già dei giochi che sarebbero già da iniziare quando si è fatto un uso prolungato ad assorbire la motion sickness, quindi andremo a testare anche sta cosa. Comunque vedrò, si possono fare veramente un sacco di cose oltre che girare nel metaverso, si possono guardare anche film come se fossi comunque al cinema, si può giocare veramente a dei titoli fantastici. Molti vedono tante volte i giochi VR che hanno una grafica bruttissima, ce ne sono tanti con una grafica un po' bruttina, ma ce ne sono ragazzi veramente alcuni che sono
fantastici, e finché non si prova non si può veramente capire. Ripeto, quando io l'ho provato in Giappone anni fa mi era rimasto lì, sono anni che dico che ne compro uno, ha avuto sempre prezzi esagerati. Poi l'ho un po' perso, ma adesso questa cosa del metaverso, questa cosa dei visori, questa cosa che nascerà e continuerà a crescere comunque nei prossimi anni, volevo già arrivare e averne già una conoscenza più avanzata prima comunque di molti altri. Qui c'è comunque il Type-C sia per caricarlo che anche per collegarlo comunque al computer. Qui c'è un piccolo jack audio per le cuffie, sì, ha l'audio integrato qui che esce, però vabbè, volendo uno ci può attaccare comunque le cuffie, mettersele dentro per avere ancora un audio migliore. Poi, come detto, vendono tanti altri pezzi, vendono anche delle cuffie proprio da collegare qua che vanno attaccate direttamente al visore per avere ancora un audio migliore. Ci sono veramente un sacco di piccole chicche che poi andremo avanti a scoprire anche assieme. Porterò dei giochi, ma li porterò sul mio secondo canale, Ombra Cristiano Nair, quindi andatemi a seguire, ragazzi, vi metto il link qua sotto. Però porterò anche altre cose magari riguardanti il metaverso e tante magari altre piccole chicche anche su questo primo canale. Non saprei che altro aggiungere, ragazzi, spero di avervi fatto interessare anche a voi a questo mondo, andremo a scoprirlo assieme, ripeto, è una novità praticamente anche per me. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, di seguirmi qui se ancora non l'avete fatto e di attivare quella benedetta campanella delle notifiche, ragazzi. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro, ci vediamo. Ora vado a divertirmi un sacco.